Si inizia! Ciao ragazzi e bentornati nel mio canale. Se siete nuovi, benvenuti. Il mio nome è Germana e nella lezione di oggi scopriremo insieme gli articoli indeterminativi e partitivi in italiano. Siete pronti? Iniziamo! Prima di iniziare vi consiglio di guardare questo video in cui vi parlo degli articoli determinativi in italiano. So che molti di voi già li conoscono, ma un rapido ripasso potrà esservi d'aiuto per comprendere meglio questa lezione. Gli articoli indeterminativi, al contrario degli articoli determinativi, si riferiscono a una persona o a una cosa non definita e proprio come questi ultimi accompagnano sostantivi, aggettivi o pronomi e possiamo trovarli di genere maschile o femminile. Iniziamo con gli articoli indeterminativi di genere maschile al singolare. 1. 1 si utilizza davanti tutti i nomi maschili al singolare che iniziano per I o J con valore di semiconsonante, cioè quando la I e la J sono atone e sono seguite da un'altra vocale, come per esempio 1 iettatore, 1 ieti. Gn, come per esempio 1 gnomo. Pn, come per esempio 1 pneumatico. Ps, come per esempio uno psicologo. S più consonante, come per esempio uno scudo. Sce, come per esempio uno sceicco. Sci, come per esempio uno scienziato. X, come per esempio uno xilofono. Y, come per esempio uno yeti. Z, come per esempio uno zaino. Come avrete potuto immaginare, l'articolo indeterminativo 1 possiamo dire che è il corrispettivo dell'articolo determinativo lo. Se infatti utilizzavamo lo per riferirci a qualcosa di ben preciso e determinato, come ad esempio guarda quanto è grande lo squalo con le pinne bianche laggiù, utilizzando uno ci riferiamo a qualcosa di non preciso e generico, come ad esempio nella vasca dei pesci c'è uno squalo con le pinne bianche. Un si utilizza davanti tutti i nomi maschili al singolare che iniziano per vocale, come ad esempio un amico, un esempio, oppure davanti i nomi maschili al singolare che iniziano per consonante e che non rientrano nella lista di quelli legati all'articolo 1, come per esempio un tavolo. Possiamo perciò dire che l'articolo indeterminativo un è il corrispettivo degli articoli determinativi il e l, cioè L con l'apostrofo. Vediamo adesso gli articoli indeterminativi di genere femminile al singolare. Una. Utilizziamo una davanti tutti i nomi di genere femminile al singolare che iniziano per consonante, come ad esempio una scrivania. E poi abbiamo un con l'apostrofo, che si utilizza davanti tutti i nomi di genere femminile al singolare che iniziano per vocale. Un con l'apostrofo non è altro che l'articolo una, che all'incontrarsi con un nome di genere femminile al singolare che inizia per vocale, perde la sua A finale e al suo posto viene inserita l'apostrofo. Gli articoli determinativi di genere femminile al singolare corrispondenti di una e un con l'apostrofo sono la e l, cioè L con l'apostrofo. Passiamo ora alla forma plurale degli articoli indeterminativi di genere sia maschile che femminile. Non esiste una forma plurale vera e propria per gli articoli indeterminativi. Per questo motivo
utilizziamo gli articoli partitivi. Questi articoli si chiamano così proprio perché fanno riferimento ad una quantità imprecisa e non definita. Possiamo trovarli sia di genere maschile che femminile, ma anche al singolare o al plurale. Si formano utilizzando la preposizione semplice di più l'articolo determinativo. Vediamo prima gli articoli partitivi al singolare e poi proseguiremo con quelli al plurale. Gli articoli partitivi di genere maschile al singolare sono dello, ovvero di più lo. Utilizziamo dello davanti tutti i nomi di genere maschile al singolare che iniziano per i o j con valore di semiconsonante, cioè quando la i e la j sono atone e sono seguite da un'altra vocale. Gn, pn, ps, s più consonante, sce, sci, x, y, z. Arrivati a questo punto vi starete chiedendo la differenza tra la preposizione articolata dello e l'articolo partitivo dello. Gli esempi visti sinora non sono sufficienti a comprendere la sfumatura esatta, perciò voglio mostrarvi più nel dettaglio di cosa stiamo parlando. Dello, utilizzato come preposizione articolata, indica possesso, come ad esempio i libri dello zio Giacomo sono in cucina. Nel caso dell'articolo partitivo, però, non vogliamo indicare possesso, bensì una quantità imprecisa. Se per esempio viene a trovarci un'amica a casa e le offriamo un caffè, potremmo dirle: «Ho dello zucchero nella credenza, ne vuoi un po'?» Dicendole dello zucchero le stiamo facendo intendere che non sappiamo la quantità precisa dello zucchero che abbiamo, ma che siamo certi che ce ne sia un po', magari a sufficienza da zuccherarle il caffè. Vediamo i prossimi. Del, cioè di più il. Utilizziamo del davanti tutti i nomi di genere maschile al singolare che iniziano per consonante e che non rientrano nella lista di quelli legati all'articolo dello. Come per esempio, c'è del miele in cucina, ma non sono sicuro che sia abbastanza per farci un dolce. Del con l'apostrofo. Utilizziamo del davanti tutti i nomi di genere maschile al singolare che iniziano per vocale, come per esempio hanno messo dell'asfalto nuovo per rifare la strada sotto casa mia. Gli articoli partitivi di genere femminile al singolare sono della, cioè di più la, che si utilizza davanti tutti i nomi femminili al singolare che iniziano per consonante, come per esempio esce della schiuma strana dal lavandino. Sarà meglio chiamare un idraulico. E del, cioè di più l, che utilizziamo davanti tutti i nomi di genere femminile al singolare che iniziano per vocale, come per esempio c'è dell'acqua in frigo. Per riconoscere gli articoli partitivi e comprendere il loro significato vi dirò un piccolo trucco. Provate a sostituirli con un po' di, come per esempio ho dello zucchero nella credenza con ho un po' di zucchero nella credenza. Se la frase mantiene il suo senso, allora vi state imbattendo in un articolo partitivo. Vediamo adesso gli articoli partitivi al plurale. Come già detto, li utilizziamo come plurale degli articoli indeterminativi. Partiamo dai maschili. Degli, cioè di più gli. Utilizziamo degli davanti nomi maschili al plurale che iniziano per vocale, come per esempio degli orecchini. Oppure
davanti tutti i nomi maschili al plurale che iniziano per I o J con valore di semiconsonante, cioè quando la I e la J sono atone e sono seguite da un'altra vocale. Gn, pn, ps, S più consonante, sce, sci, X, Y, Z. Dei, cioè D più I. Utilizziamo dei davanti nomi maschili plurali che iniziano per consonante, come per esempio dei tavoli. L'articolo partitivo di genere femminile al plurale invece è solamente uno, delle, cioè di più le, e lo utilizziamo davanti nomi femminili al plurale che iniziano sia per vocale che per consonante, come per esempio delle api, delle patate. Anche qui vi darò un piccolo trucco per riconoscere gli articoli partitivi al plurale. Provate a sostituirli con alcuni, alcune o qualche. Ad esempio, ci sono degli zaini in palestra, sono vostri? Diventa ci sono alcuni zaini in palestra, sono vostri? Ricapitolando, gli articoli indeterminativi li troviamo al singolare e sono uno, un, una, un con l'apostrofo. Il plurale lo formiamo invece con gli articoli partitivi degli, dei, delle. Ricordatevi però che gli articoli partitivi hanno anche una forma al singolare: del, dello, della, del. Bene, per oggi è tutto, spero che questo video vi sia stato utile e prima di salutarvi vi lascio un piccolo test che potrete compilare nei commenti qui sotto. Numero 1. Ieri mi hanno chiamato da numero sconosciuto. Numero 2. Cinzia ha acquistato lavastoviglie di ultima generazione. Numero 3. Ho visto che nel parco c'è altalena poco sicura per i bambini. Numero 4. Michele è studente esemplare. Numero 5. Nicola ha portato vino buonissimo. Numero 6. Ho zucchero nella credenza. Numero 7. Ho lasciato patate nella dispensa. Numero 8. Vorrei tanto stivali come i tuoi. Numero 9. Nell'orto di Vincenzo ci sono zucchine buonissime. Numero 10. C'è senape sul tuo maglione. Numero 11. Ho visto edera bellissima crescere nel tuo giardino. Numero 12. Pietro, ti presento nostri amici di Taranto. Io vi ringrazio per avermi seguito e vi aspetto nelle mie pagine Facebook, Instagram e Twitter. Ci vediamo al prossimo video. Ciao!